Salve a tutti, bentornati sul canale. Indovinate di cosa parliamo oggi? Di Turchia, esatto, avete indovinato. È un po' che non faccio video sulla Turchia e quest'anno sicuramente ci ritorniamo, salvo complicazioni. Diciamo che negli ultimi anni in cui praticamente pubblico video su YouTube mi sono accorto che i nostri followers sono più interessati alla Turchia che magari a altri itinerari. Infatti la maggior parte dei contatti che ho sui social sono di persone che magari mi chiedono qualche piccolo consiglio per recarsi in Turchia piuttosto che magari da un'altra parte. E in questi anni ho avuto la possibilità di capire più o meno quali sono le esigenze maggiori delle persone che vogliono recarsi in Turchia. Io ho la fortuna di fare un mestiere che mi dà la possibilità di avere molte ferie e una delle esigenze maggiori che le persone hanno è di concentrare il proprio viaggio all'estero più o meno in 15-20 giorni, ma tendenzialmente più in 15 giorni. Ho preso degli appunti, ogni tanto mi vedrete sbirciare sull'altro monitor perché giustamente tutto non mi posso ricordare, ancora non sono arrivato a queste skills. Dobbiamo partire da un principio, quindi ho creato questo video in modo tale da proporre 4 giri in Turchia divisi in circa 15 giorni. Quindi sono dei tour che in 15 giorni possono essere tranquillamente eseguiti senza particolari difficoltà. 15 giorni che comprendono anche la traversata da Ancona verso Igoumenitsa o da Brindisi, insomma da dove partite. Tutti i tour possono essere fatti in modo tale che qualora voi decidiate di fare un'unica tappa, ad esempio da Igoumenitsa fino a Istanbul, che sono circa 1000 km, e magari vi viene pesante perché c'è anche l'attraversamento del confine, potete fare la sosta in mezzo o a 3/4 tra Alessandropoli e Kavala e poi proseguire per uno di questi 4 tour. E ora ve li vado a descrivere piano piano. Ho suddiviso i tour in 4 tipologie. Il primo tour che io ho chiamato il tour essenziale. Il tour essenziale sostanzialmente ripercorre circa 2500 km all'interno della Turchia e comprende il passaggio da Istanbul verso la classica, è il classico tour Istanbul, Cappadocia e poi il ritorno. Secondo la mia opinione, arrivare a Istanbul e non dormirci almeno 3 giorni per poter fare quel minimo di tour a piedi o con visite guidate o eccetera eccetera non ha senso, perché arrivare a Istanbul, una città di milioni di abitanti, e non starci almeno per vedere i 4 siti principali, quindi parliamo del centro, parliamo del palazzo Topkapi, parliamo per esempio di Hagia Sofia, non dico la Basilica Cisterna perché a me non mi ha particolarmente colpito, ma ci sono davvero dei tour molto interessanti da poter svolgere anche in autonomia, anche se io vi dico la verità, vi consiglio sempre di prendere una guida, perché è vero che la pagate, in certi casi la strapagate, però quello che vi può dare una guida, specialmente in italiano, difficilmente lo trovate in giro sulle varie guide. Camminare all'interno di quartieri come Balat, oppure andare a visitare un mercato che solitamente non si va a visitare, secondo me ha davvero il suo perché. Quindi almeno 3 notti, per non dire 4, a Istanbul. Si prosegue sostanzialmente poi verso Ankara, città che io non consiglio particolarmente perché sì, è una città viva, è la capitale, che molti non lo sanno, ma Ankara è la capitale della Turchia. Potrebbe avere un senso magari se andate a visitare il mausoleo dedicato a Ataturk. Secondo me sulla strada c'è di meglio e dovete soltanto scegliere, per esempio si potrebbe andare verso Bolu, quindi per proseguire verso la Cappadocia, quindi verso Goreme, si potrebbe fare una sosta a Bolu, oppure magari sempre prima di arrivare in Cappadocia c'è la classica tappa sul Tuzgolu, quindi il lago salato. Tutti questi posti stanno nei miei video, quindi a parte Ankara che non c'è, quindi in ogni caso potreste farvi un'idea, ma comunque Tuzgol è talmente famoso che troverete un sacco di video, ma andando verso la Cappadocia ci dovete passare per forza, quindi la tappa al Tuzgolu secondo me è obbligatoria. Poi è facile, sono 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora il tempo di fare la visita, quindi
Ripercorriamo Istanbul, Bolu, Tuzgolu e poi si prosegue verso la Cappadocia, ovvero verso Goreme. Chiaramente non è obbligatorio dormire a Goreme, perché ad esempio io ho trovato carino anche Avanos, leggermente al di sopra di Goreme, però se avete intenzione di fare i tour a piedi per visitare diciamo, la Valle dell'Amore, i Giardini delle Fate, tutti questi posti strategici della Cappadocia che sono ormai molto molto famosi, sicuramente Goreme è obbligatorio. Se invece avete intenzione di fare un tour motociclistico, secondo me Avanos potrebbe essere una buona soluzione, anche più economica. Oddio, tra Goreme e Avanos non è che ci sia poi tanta differenza di prezzo, diciamo che un 20% lo riuscite sicuramente a risparmiare tra un posto e l'altro. Ma vi sconsiglio ad esempio di dormire a Ucisar. È meno caratteristica dal mio punto di vista, a parte il famoso castello che lo chiamano castello, che si vede entrando. Poi di fatto secondo me comunque Goreme è più bella, anche la sera c'è più movida, c'è più da star bene e anche più scelta di ristoranti. Sempre parlando di Cappadocia, ricordatevi che non potete non visitare almeno una delle città sotterranee, e sto parlando di Derinkuyu e Kaymakli. Io personalmente ho visitato Kaymakli perché mi è stata consigliata da un amico e non mi son pentito. Kaymakli è più piccolina e meno stratificata, ma le stanze che si riescono a vedere al suo interno sono più, cioè ecco, rendono probabilmente più l'idea. Questo non vuol dire che Derinkuyu non è da visitare, anche perché è quella effettivamente più visitata. Le stanze sono più grandi e c'è molto più turismo. Diciamo o l'uno o l'altra. Sono dei posti molto interessanti dal punto di vista architettonico, culturale, e anche per una semplice curiosità, magari anche se non si è appassionati di storia. Secondo me un passaggio ne vale la pena, certe volte anche più di alcune cose proposte direttamente a Goreme. Attenzione, perché molti sottovalutano la Valle Ilara. Dici, che cos'è la Valle Ilara? La Valle Ilara è tra Goreme e la città di Aksaray, leggermente più a sud. In questi luoghi abbiamo altre costruzioni scavate nella roccia, quindi nella roccia calcarea. Non posso non citare un posto che io ho trovato, dico la verità, l'ha trovato Emanuela quando stavamo viaggiando, quindi eravamo in itinere, e sto parlando di Selima. Quindi, se siete di passaggio e avete voglia di fare un bel giro in motocicletta tornando dalla Cappadocia, quindi al rientro, diciamo verso Konya, sotto a Aksaray troverete, cliccate su Google, ve lo faccio vedere sulla mappa, cliccate e troverete sicuramente la Selima Cathedral e tutti quei posti che effettivamente li fai anche di passaggio. La Valle Ilara, secondo il mio punto di vista, è un posto davvero molto interessante, soprattutto per gli amanti del trekking. Arrivato diciamo, in quella zona lì, potete parcheggiare la moto e farvi magari dei percorsi a piedi o addirittura salire sui siti archeologici e su queste famose, loro le chiamano cattedrali, che di fatto erano luoghi di culto, e poi secondo me sono molto interessanti, forse più di alcuni della Cappadocia. Non prendetemi alla lettera, ma questa è un'opinione chiaramente molto molto personale. Sempre nel tour essenziale, che secondo me è bellissimo tra le altre cose, avete capito, io prediligo questo, potrete decidere di fare una sosta a Konya. Konya è una città che io visiterò quest'anno, io ancora non sono stato. Però reputo che una sosta a Konya, dopo aver fatto un po' di chilometri, dopo essersi fermati nella Valle Ilara, potrebbe essere anche interessante. A Konya, tra l'altro, c'è il famoso spettacolo dei dervisci. Attenzione, perché questa è una piccola skill. I dervisci rotanti si esibiscono ogni sabato alle ore 19 a Mevlana, no Mesvlana, Mevlana, scusate. Il prossimo viaggio che sto per fare ho preventivato la sosta proprio il sabato a Konya e spero di poter fare anche dei video specifici. Non è che non ne trovate negli altri giorni spettacoli dei dervisci, ma quelli originali, quindi i monaci che professano
questo culto, quindi parliamo dei monaci, non degli attori o dei ballerini che troviamo in giro, li trovate solo ed esclusivamente a Konya e solo a Mevlana. Magari sono più bravi i ballerini, però lo spettacolo originale, secondo me, potrebbe essere una skill particolarmente importante e di interesse per un viaggio in Turchia. Quindi, proseguendo sempre sul tour, a questo punto dovete cominciare a pensare che è passata più di una settimana sicuramente, siamo già alla decina di giorni, 8-9 giorni. Il dubbio che molti hanno posto è quello di arrivare giù verso il Mediterraneo oppure tagliare dal centro. Nel tour essenziale io sconsiglio sempre di arrivare al mare, perché di fatto arrivare in una città caotica come Antalya, secondo me non ha davvero molto senso, perché stai oltrepassando dei luoghi che secondo me sono molto più interessanti. Lasciata Konya, a questo punto dovrete dirigervi verso Denizli, e non posso non segnalarvi una delle città più particolari che abbia visto in Turchia. E parliamo di città antiche, attenzione. E sto parlando di Sagalassos. Sagalassos è molto particolare, molto bella. Andatevi a vedere sempre il video. È famosa per la sua fontana antonina, che è ancora attiva, è stata ristrutturata ed è una fontana all'interno di questa città bellissima. L'unico problema che avete è che dovete dormire in zona. L'unico albergo che è presente in zona è praticamente ad Aglasun, è un grande hotel a 3 km dal sito, quindi dovrete decidere se passarvi una notte oppure no. Io lo farei. Prima di Denizli non bisogna, secondo me, tralasciare quello che per me è uno dei posti più belli che io abbia visto in Turchia, è quello che mi ha stupito di più perché di fatto pochi visitano, e che sarebbe il lago Salda. Perché all'interno di quest'area geografica abbiamo, oltre il famoso Tuzgolo di cui abbiamo già parlato, abbiamo il lago Salda, nella zona di Burdur più o meno. Abbiamo questo lago vulcanico, che è quasi rotondo, si può dire, per questo si vede che è vulcanico, e questo lago è veramente di una bellezza eccezionale. Anche di questo posto troverete il video se vi può interessare, ed è un posto veramente eccezionale. Non vi consiglio di visitare il lago di Burdur perché non è nulla di eccezionale, è un posto con ristoranti, bello per carità, se avete tempo passateci, ma qualora dobbiate scegliere per forza un punto di passaggio, non per dormire, quindi parliamo un punto di passaggio, non perdetevi assolutamente il lago Salda. Passare da Denizli. Allora, Denizli come città non è niente di particolare. In realtà tutte le città grandi della Turchia non è che mi facciano impazzire, ecco, perché sono palazzoni, città, strade, e insomma io quando viaggio voglio qualcosa di più naturale. Però è un buon punto d'appoggio per poter visitare eventualmente Pamukkale e Hierapolis. Allora, molti quando progettano il viaggio in Turchia vanno a visitare i famosi travertini di Pamukkale, perché c'è l'acqua, perché le fotografie su internet sono meravigliose e tutto quello che vuoi. Personalmente, quando sono andato io, e io non viaggio mai in estate, viaggio più o meno tra maggio e giugno, l'acqua termale ormai è particolarmente limitata rispetto alle foto che trovate su internet, e vi spiego il perché. Il settore turistico alberghiero fa molto uso di quest'acqua e quindi è inevitabile che venga prelevata e venga filtrata all'interno degli alberghi, e ne rimane ben poca nel sito originale. C'è qualcosa, per carità, sono sempre belli, ma io personalmente non ci perderei più di un'oretta. Molti non sanno che la parte più importante all'interno di Pamukkale è il sito archeologico di Hierapolis e poi i bagni di Cleopatra. Hierapolis secondo me è un must da visitare dal punto di vista archeologico. Al suo interno trovate, il video lo trovate sicuramente nel canale, e trovate la via cimiteriale, che è molto bella, tra le altre cose, è una passeggiata veramente bella, lunga, calda ma bella, l'entrata della città. Poi ci sono i famosi bagni di Cleopatra, non sono altro che delle acque termali dove è possibile fare il bagno. Carino, io ci sono stato, abbiamo fatto il bagno con Emanuela, non si può riprendere con l'action cam,
ma insomma qualche piccola immagine io all'epoca l'ho tirata a casa, ecco. Qualcuno però si può offendere, quindi cercate di essere abbastanza discreti in questo tipo di scelta. Da Denizli, per esempio, è possibile, c'è un altro sito molto interessante tra le altre cose, che è esattamente la città di Laodicheia. Quindi è un'altra città che io conto di visitare quest'anno, perché è una di quelle chicche che mi manca effettivamente. E Laodicheia, o Laodicea, adesso dipende in che lingua si dice, può essere, se avete tempo, vi consiglio di andarla a visitare, ecco. Ora, a questo punto c'è da fare una scelta. Dal punto di vista naturalistico, sopra Denizli si potrebbe visitare per esempio il parco Ulubei. È un sito naturalistico, è una depressione geografica che ha dato modo di formare un posto veramente molto molto bello. Oppure per esempio si potrebbe visitare, sempre di passaggio, le rovine di Blaundus, però lì è più, non dovete fermarvi apposta, dovete o andarci apposta. Se avete intenzione di fare il giro verso l'Ubei, allora ci potete passare davanti, non si paga il biglietto e potete proseguire poi il vostro tour. Quindi a questo punto del tour potete decidere due alternative: o tornare da Cesme verso Chios prendendo il traghetto e poi da Chios prendere un traghetto che vi riporta ad Atene, oppure passare dai Dardanelli, quindi dal ponte di Ciannaccalè, quindi dai Dardanelli, e ritornare dalla strada che avete fatto all'andata per arrivare ad Istanbul. È una scelta. Io personalmente preferisco sempre passare dai Dardanelli perché mi sembra più veloce e anche forse più economico, ma anche perché mi piace, i giorni delle mie vacanze, mi piace passarli al mare nella zona del Golfo di Orfani in Grecia. Però ritengo che sia molto interessante il ritorno anche da Cesme, perché una volta arrivati ad Atene potete decidere di stare ad Atene 1 o 2 giorni per fare la classica visita, oppure proseguire e fare qualcosa, per esempio, verso o il Peloponneso, oppure prima di Giannina fare, che ne so, Meteora, eccetera, eccetera. Le alternative di andata e ritorno sono sempre comuni tra i vari tour che vi propongo, quindi prendetele sempre con le pinze. E ora parliamo del tour classico, io ho chiamato classico, ecco. Ho visto che può interessare maggiormente chi ha un po' meno tempo o magari ha meno manetta da sfruttare, o meglio, meno resistenza o meno voglia di guidare. Tour classico semplicemente perché si concentra principalmente su quelli che sono, secondo me, i punti cardine da andare a visitare se si ricerca una Turchia storica e classica. Perché infatti, come potete vedere dalla mappa, da Ciannaccalè scendendo verso sud è possibile andare a visitare posti come Efeso, secondo me il must della Turchia dal punto di vista culturale, geografico, architettonico e tutto. È il posto dove anche il governo turco ha chiaramente cercato di investire molti fondi per la sua ristrutturazione. È un posto anche caro da visitare, sicuramente uno dei posti più belli che vedrete in Turchia dal punto di vista di città antiche, questo sempre da precisare. Allora, non voglio dire una fesseria, non so se i biglietti sono arrivati ora 50-60 euro a persona, ma ragazzi, spendeteli. Al contrario di Istanbul, io però vi consiglio di studiare prima quello che andate a vedere e potete anche evitare la guida, secondo me. Poi se volete la guida che vi guida pietra per pietra, quello è chiaramente un altro discorso. Io, essendo un appassionato, tante cose le studio già prima, quindi chiaramente non ho quel tipo di problema, ma credetemi, ne vale veramente veramente la pena. Purtroppo Efeso è sempre in overtourism, quindi o troverete lavori in corso o troverete tantissima confusione, perché essendoci i croceristi che arrivano a Smirne, troverete sicuramente migliaia di persone. Consiglio, arrivate presto, molto presto, perché le crociere arrivano più o meno verso mezzogiorno. Se voi arrivate magari verso le 9 di mattina, riuscite a fare una visita molto più bella e molto più rilassata, ovvero nel momento in cui state terminando la vostra visita è probabile che arrivino le crociere. Per poter visitare Efeso, la cosa è dove dovete dormire? A Selçuk. Selçuk, dove
troverete, a parte il museo dedicato proprio a Efeso, che secondo me è da visitare, la Basilica di San Paolo a nord di Selçuk, che è molto bella e vi fa rendere conto di quanto poteva essere importante e grande la città di Selçuk all'epoca. Però ricordatevi che Selçuk è l'ultima città dove si hanno prove che sia vissuta Maria. Ha una certa importanza. A proposito di Maria, ricordatevi che a Selçuk, per chi ci crede, per chi vuole farlo, è possibile visitare la casa di Maria. Vero o non vero non si sa, però più che altro è un luogo di meditazione tipo Lourdes. Ecco, non c'è niente da visitare. Si dice che Maria abbia vissuto lì. Io su queste cose qua, su questi fatti storici, ogni tanto mi viene qualche piccolo dubbio, però è lì. Per chi ci vuole andare c'è una strada bellina che anche se è un po' viscida, per arrivare con la motocicletta dopo aver visitato Efeso, mezz'oretta paghi, ti fai il giro all'interno e te ne vai, se ci credi. Io, diciamo la verità, agli amici non li rimando, cioè dico non perdete il vostro tempo, piuttosto andate a visitare il museo, perché se fate la mattina Efeso, nel pomeriggio fate il museo, perderete solo un giorno a Selçuk. Secondo me si può fare, o meglio 2, perché arrivate il giorno prima, il giorno dopo dedicate tutto alla visita e quindi in 2 notti vi siete fatti uno dei siti più belli del mondo? Probabile. In questo tour classico è possibile ridiscendere dalla costa oppure andare a visitare ad esempio altre antiche rovine come per esempio Nisa. Io non sono stato, attenzione, perché è tutto, non è che posso visitare, però andando un po' verso est, quindi avvicinandoci a Denizli, ci sarebbe da visitare uno dei miei posti preferiti, che è Afrodisia. Afrodisia all'interno del tour classico chiaramente casca a fagiolo perché effettivamente è bellissima. È uno dei posti meglio conservati, è uno dei posti secondo me anche più sottovalutati dal punto di vista archeologico. Perché? Perché di fatto non c'è competizione con Efeso, nel senso che Efeso è stata molto più curata, Efeso è stata sicuramente più gettonata e più pubblicizzata, ma Afrodisia rispecchia quelle che sono le antiche città e ha delle caratteristiche secondo me anche più belle per certi versi. Andatela a visitare, veramente molto bella. Al suo interno c'è un museo carino, niente di che. Non so se è aperto in questo periodo, stiamo parlando ora, siamo nel 2026, so che era o è ancora in ristrutturazione perché ha avuto dei piccoli problemi. Continuando a parlare del tour classico, potete continuare a scendere ad esempio verso Marmaris. Allora, a Marmaris potete fare una cosa secondo me spacchiosissima, come si suol dire a Bolzano, ovvero fare una sosta a Marmaris di 2 notti. E quindi siamo a Mugla, quindi nella regione di Mugla. A Marmaris potete prendere un traghetto e andare a visitare Rodi. Dice, ma che c'entra Rodi con la Turchia? Rodi che effettivamente è Grecia, è vero. E se avete a disposizione questo giorno e volete fare una cosa veramente diversa, cosa che io farò molto presto, se salvo complicazioni, ho visto che è possibile da Marmaris prendere un traghetto di questi veloci, prenotando con Get Your Guide oppure con le agenzie locali. Si prende un traghetto che la mattina vi porta a Rodi, andate a visitare l'antica città dei Cavalieri di Rodi e poi la sera ve ne tornate. Secondo me è una chicca questa qui. Costi più o meno dai 50 ai 60 euro a cristiano più 20 euro di tasse portuali a persona sempre. Ma se non avete giorni a disposizione e vi volete concentrare comunque sulla Turchia, non potete non perdervi la penisola di Datça, è molto bella secondo me. Potete farci un giro, io l'ho fatto un po' diversamente, io all'epoca arrivai a Bodrum, da Bodrum ho preso il traghetto che mi ha traghettato fino a Datça, che è 1 volta al giorno, 1 o 2 volte al giorno, ora non mi ricordo, e da Datça poi ho fatto tutta la costa fino a Pattara, però qua andiamo oltre i 15 giorni secondo me. Cosa c'è di bello in questi posti qua? Se scendiamo dalla costa c'è un posto dove praticamente in pochissimi vanno, che è Dalian, che è sotto il lago Koyçegiz, che è molto bello.
si potrebbe costeggiare il lago Koyunjirem, ve lo dirò sicuramente di merda, ma voglio dire, è quello. E poi si scende a Dalian. Dalian c'è un fiume, si attraversa con la barchetta e si va poi magari verso Fethiye. Si fa tutta la costa verso, ad esempio, verso Pattara, e quel tratto di costa della Marmara praticamente, quindi fino ad Antalya, quindi fino ad Antalya, è veramente molto molto bello. Esistono anche lì innumerevoli siti archeologici, città da scoprire, posti sul mare, è veramente molto 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 bello. Non so se qualcuno si ricorda del film Mediterraneo. Se Salvatores, come dico io in un video, se Salvatores a Castellorizzo, che è comunque ancora Grecia, è un'isola greca, di fronte Cas, se Salvatores ci ha fatto un film, uno dei film più belli del panorama cinematografico italiano, un motivo ci sarà. La costa è veramente molto molto particolare. Prima di Cas c'è Pattara. Io una sosta a Pattara la farei, andando a visitare magari anche la spiaggia dove c'è l'antica città. Ci sono le dune di sabbia veramente bellissime da andare a visitare. Vi potrebbe deludere un pochino la strada, perché di fatto come dire, è una zona agricola, quindi troverete tante serre, tanti campi coltivati, probabilmente anche tanto cemento, ma questo purtroppo è un qualcosa che cambia di anno in anno. In particolare da dopo Antalya fino praticamente a Mersin, ecco, quindi la parte sud, centro-sud della Turchia, è particolarmente vandalizzata dal cemento, però ancora ci sta tanto da andare a vedere. Bene, a questo punto il tour classico, quindi quello da fare in meno giorni, cioè stando nei 15 giorni, ma andando a visitare magari questi posti, queste città antiche particolari, a quel punto bisogna ritornare, è chiaro. E ora dovete decidere come ritornare, o fare un passaggio da Antalya, quindi andando poi a visitare, se vorrete, città di passaggio come Termessos, oppure Kibira. Ecco, questa è una città che io andrò sicuramente a visitare, non so di preciso quando. Quindi all'interno del tour classico, Termessos e Kibira secondo me sono molto interessanti, sono al di sotto al di sotto di Denizli e rientrano perfettamente nel percorso di andata e ritorno che potete decidere voi come fare. Chiaramente Denizli è molto strategica, quindi anche in questo tour potrete decidere di andare a visitare l'Odicea oppure a Pamukkale. E ora veniamo alla categoria che meno preferisco, non perché è più brutta, ma perché io sono una sega con gli sterrati, quindi non è una cosa che prediligo, non ci sono portato e soprattutto in due sulla moto carica, non ho mai avuto la possibilità di approfondire questa passione che di fatto non mi viene. Sempre partendo da Istanbul parliamo del terzo giro in Turchia che io posso, tra virgolette, umilmente consigliare. È un percorso che in molti mi hanno chiesto di valutare, quindi il classico tour degli sterrati, o comunque delle strade messe male, ecco. Da dove inizia? Iniziamo da Istanbul, anche qui quindi abbiamo si incrocia col primo tour, quindi dal tour quello essenziale, quindi partendo dal tour essenziale si parte da Istanbul, decidete di andare verso Bolu, ma a quel punto non conviene andare verso Ankara, a meno che abbiate più di 15 giorni, e nel caso in cui decidiate di proseguire direttamente verso gli sterrati, quindi verso la parte est della Turchia, dovrete inevitabilmente evitare la Cappadocia, ma se avete la possibilità di visitare la Cappadocia potete decidere di spendere questi 2-3 giorni a Goreme prima o dopo aver fatto gli sterrati. Io vi consiglio di farlo dopo e vi spiego anche il perché, ve lo spiegherò dopo. Quindi puntiamo verso il Mar Nero, andiamo praticamente verso Amasya, oppure si potrebbe fare una piccola deviazione dopo Ankara e andare a visitare la splendida città ittita, ovvero Hattusa.
Hattusa o Yazilikaia. Io vi consiglio Hattusa perché secondo me è più bella effettivamente. Ne vedi una? Hattusa, che cos'è Hattusa? È l'antica capitale del regno Ittita, una città che è stata scoperta non tantissimi anni fa effettivamente, ne parlavano le antiche scritture e poi è stata scoperta. C'è molto da scavare ancora in questa città e la particolarità di questo sito archeologico, ma non l'unico in Turchia, è che è possibile visitarlo direttamente in moto. Nel canale potete trovare il video di riferimento. Sostanzialmente arrivi a Boghazkale, entri in questo parco, effettivamente un parco, e le varie tappe sono visitabili in moto, anche a motocarica, quindi ti fermi, ti fai la tua visitina e ti guardi questo antico insediamento. Per chi è appassionato di storia è una chicca veramente fondamentale, io lo consiglio, ma se non vi interessa niente di queste argomentazioni qua, puntate verso o Trebisonda oppure direttamente verso Bayburt. Bayburt non è niente di particolare, io ci sono stato, è un posto abbastanza indietro rispetto a altre parti della Turchia, si vede molto di più, le donne sono più coperte, non sono abituati molto ai turisti, c'è più un passaggio soprattutto di moto. Da Bayburt potrete scendere verso Erzurum ad esempio e poi continuare verso Erzincan. Cosa si fa in questi posti qui? In questi posti sostanzialmente si va a visitare il Dark Canyon, il famoso Dark Canyon, denominata la strada della morte. Forse, allora, chi è appassionato di sterrati lo conosce molto bene dal punto di vista della nomea, perché è una di quelle strade paragonate alle strade della morte della Bolivia, per esempio. Però di fatto, visto l'interesse che c'è stato negli ultimi anni, questa strada che passa all'interno di questo famosissimo canyon è stata non aggiustata o asfaltata, per carità, però è stata battuta, nel senso che hanno dato la possibilità anche a motociclisti pippe come me di poter fare questo tipo di percorso. Secondo me rimane comunque affascinante, io non lo prediligo, però per chi ama gli sterrati, secondo me, o le strade un po' più desolate, sicuramente può essere interessante. Da non sottovalutare per chi ha più giorni l'eventuale passaggio in Georgia o in Armenia, quello è chiaro, ma questa è un'altra storia, io l'ho fatto. Con Emanuela qualche anno fa abbiamo fatto queste strade qua, siamo passati in Georgia, siamo andati in Armenia, siamo ritornati quindi siamo entrati da Batumi e poi siamo ritornati dalla Georgia passando poi dalla famosa città di come si chiama? Akalsike, un nome georgiano non imparerò mai, considerato che tra l'Armenia e la Turchia non è possibile svalicare perché ci sono delle tensioni politiche molto importanti, i confini sono chiusi da decenni. Tornando da Akalsike, sempre per gli amanti dei landscapes o degli sterrati o insomma delle strade un po' più disgraziate, è possibile riproseguire sulla strada diretta che ti porta di nuovo a Bayburt. Quindi potresti scegliere due opzioni: andare in Caucaso, se hai risparmiato comunque dei giorni precedentemente, passando da Batumi puoi andare per esempio a visitare qualcosa in Georgia, ma il video qui non parlo di Georgia, ma visto che sto facendo un piccolo accenno, sicuramente non puoi non andare in Georgia senza visitare la sua splendida capitale e perderci almeno un paio di giorni, quindi sto parlando di Tbilisi. L'Armenia, dalla Georgia puoi scendere in Armenia, va bene, ok, visita i confini dell'Iran, visita i vari monasteri, visita a Yerevan, niente di particolare, devo essere sincero. Poi da Yerevan ripassi verso la Georgia dalla strada M1, quindi dal confine di Bavra, e da Bavra troverai una strada che quando l'abbiamo fatta Emanuela era completamente distrutta. È probabile che sia stata rifatta, però almeno dal lato georgiano, dal lato armeno non lo so, dal lato georgiano probabilmente è stata rifatta. Rientrando da Akalsike, non mi entrerà mai in testa, prosegui verso Bayburt, fai il tuo sterrato, il tuo Dark Canyon oppure la D915 scendendo verso Erzincan e passi da Camalier e poi potresti decidere di andare a visitare lo splendido Nemrut Dagi. Non è sterrata, però secondo me se arrivi da quelle parti
ha molto senso andare a visitare il Nemrut Dagi. È una visita che vi consiglio perché è un posto mistico e a parte che è bellissimo e da lì puoi godere di albe e tramonti in alternativa veramente veramente stupendi. Trovate il video sul canale ed è uno dei miei posti preferiti della Turchia effettivamente. Attenzione perché Google Maps vi potrebbe trarre in inganno. Da Malatya proseguite e prendete come riferimento il Gunes Motel. Questo è quello che vi consiglio io, quindi arrivare da nord da Nemrut Dagi, farvi il vostro tramonto a Nemrut Dagi, dormire al Gunes Motel e poi l'indomani riscendere dalla parte ovest della strada che poi ridiscende da Nemrut Dagi verso Adiaman. Adiaman a quel punto i 15 giorni sono finiti, sta a voi decidere cosa fare per tornare, però da questo punto del viaggio, quindi dal viaggio degli sterrati, ecco, potrete decidere se passare dalla Cappadocia se non l'avete fatto prima, passare nel Kurdistan turco, oppure tirare dritto verso Konya nella strada più breve e ritornare a casa, in una delle opzioni, quindi o da Istanbul o da Çanakkale oppure da Cesme. Questo tour può essere interessante dal punto di vista paesaggistico, quindi per chi vuole godersi quei paesaggi crudi, brulli della Turchia, sicuramente è il tour giusto, chiaramente per gli amanti degli sterrati. Però devo fare una piccola considerazione. Andare in Turchia per fare solo il Dark Canyon e avere come punto di riferimento il Dark Canyon, dal mio punto di vista, è sbagliato. Il Dark Canyon deve essere un qualcosa in più perché c'è molto più da visitare. Avete visto che anche su questo tour io ho messo dentro ad esempio Hattusa, ho messo dentro qualcosa in più che può essere interessante, anche la Cappadocia stessa. Può essere interessante se vorrete recarvi nel sud-est dell'Anatolia, ovvero quello che più comunemente, almeno per chi è appassionato di storia, è il Kurdistan turco. Attenzione, molti turchi non accettano questa definizione, quindi qualcuno si potrebbe anche offendere. Per quanto negli ultimi anni è un po' scemato questo tipo di quel problema curdo, problema per loro perché insomma i curdi sono persone splendide tra virgolette, chiamare una parte della Turchia Kurdistan per qualcuno può essere anche offensivo, quindi attenzione quando parlate con i turchi. E qui mi allaccio direttamente all'ultimo tour, quello che secondo me è uno dei più belli, il tour che ho chiamato l'Anatolia Profonda. L'Anatolia Profonda in realtà può essere fatto in aggiunta anche ad altri tour, ma siccome qua stiamo parlando comunque dei famosi 15 giorni, non puoi in 15 giorni fare il tour degli sterrati, il tour del Kurdistan o il tour classico o il tour essenziale. Devi decidere quale effettivamente fare. Ma il sud-est dell'Anatolia va fatto con raziocinio perché essendo la parte più lontana della Turchia ed attualmente è un limite nel 2026 del sud-est, è un limite perché dobbiamo considerare che il sud-est anatolico si confina a est con l'Iran, poi Iraq e Siria, posti che in questo momento sono sicuramente inaccessibili per noi motociclisti, almeno in questo momento del 2026, speriamo, in cui sto registrando il video, speriamo che questo confine che ci blocca andare in Medio Oriente prima o poi possa essere superato. Il passaggio nel Kurdistan turco, ecco, allora io consiglio di non perdere quindi troppo tempo con le tappe di prima, suddividere il viaggio per arrivare fino ad est con tappe di massimo 400-500 km al giorno, quindi tecnicamente sbarcando da Igoumenitsa in 5 giorni ci potresti tranquillamente arrivare. Ovviamente devi immaginare in 15 giorni cosa puoi fare in zona? Puoi andare a visitare sicuramente parti i posti di passaggio che deciderai tu dove fermarti. Beh, è chiaro che a quel punto, avendoti dato già 3 tour, 3 possibilità, sta a te decidere da dove passare. Personalmente, se dovessi andare direttamente nel Kurdistan turco,
passerei da Cianaccalè e proseguirei verso il centro. Ti posso consigliare le città che non puoi perdere. Allora, sicuramente un passaggio ad Agri, e sicuramente andare a visitare Ishaq Pasha, dove veramente potrai sentire il Medio Oriente vero e proprio. Ishaq Pasha, che è al confine con la barriera iraniana di Bazar Khan, e io non ci vado perché siccome voglio andare in Iran, quindi se vado a Ishaq Pasha poi mi rode il culo che ce l'ho a 100 metri, quindi non ci vado. E scherzi a parte, è interessante il giro del lago Van. Lago Van, che comprende tanti posti turistici, e consiglio di non fare la parte nord del Lago Van, piuttosto magari andare a vedere la parte sud, molto panoramica, e ti porta verso tutta quella zona lì che ridiscende verso il confine iracheno-siriano. Molto belli sicuramente sono in questa parte qui, molto interessanti i siti archeologici. Perché è famosa in questo momento l'Anatolia sudorientale? Perché abbiamo siti archeologici come Göbekli Tepe. Göbekli Tepe che, vabbè, non voglio fare un excursus storico, però andatevi a cercare il significato di Göbekli Tepe in questo periodo ed è qualcosa di veramente eccezionale. Proseguendo verso sud dal Lago Van, vi consiglio di non stare troppo sulla parte est, perché di fatto non c'è niente, di fatto è zona, non dico desertica, però c'è poco da andare a considerare. Potete scendere verso Batman e da Batman andare a visitare per esempio Hasan Cave, o meglio ciò che ne rimane. È una città antica che purtroppo è stata sommersa da un progetto idrogeologico folle turco, che ha purtroppo seppellito un'antichissima città. Andate a vedere su Google quello che è rimasto, il ponte, l'antica città, che è davvero molto interessante. Scendendo sempre verso sud è possibile da Batman, quindi da Hasan Cave, andare a visitare Midyat, il Mor Gabriel Monastery. Scendendo sempre verso sud, andarsi a fare un giro verso il confine siriano, che ha il suo perché. Uno dei posti che è più interessanti dal punto di vista archeologico su questo tour è la città di Dara, che è una città aperta, cioè di fatto è come l'hanno lasciata gli antichi. C'è un progetto di riqualificazione, però è ancora molto molto lento. Andatevela a vedere, anche di passaggio, un paio di ore la potete andare a considerare. Non potete perdervi sicuramente una delle città turche più belle, che è Mardin. Mardin, che è questa terrazza sulla Mesopotamia stupenda. Da ogni albergo è possibile vedere la Siria, ed è veramente un posto, è come stare in Medio Oriente. Le sue moschee, la sua pietra bianca, è davvero molto molto interessante. Poi da Mardin dovete continuare verso ovest e quindi inevitabilmente dovete fermarvi per esempio a Gaziantep, che io purtroppo non ho potuto visitare perché quando sono passato io il punto di interesse che era più nelle mie corde era il suo museo, ma era chiuso per ristrutturazione a seguito del forte terremoto di qualche anno fa. Però è possibile tra Mardin e Gaziantep passare dall'antica città di Zeugma. Zeugma è una città anch'essa sommersa da parte del progetto idrogeologico folle turco, ed è rimasto poco. È rimasta soltanto una zona residenziale chiamata villa e qualche piccolo ma importantissimo mosaico all'interno di quest'area archeologica, direttamente sul lago che ne è scaturito a seguito dell'innalzamento del livello delle acque. I famosi e bellissimi mosaici di Zeugma sono stati trasferiti a Gaziantep nel suo famoso museo. Se vi interessa andateci apposta, ma se fate tappa a Gaziantep per una questione logistica, comunque andateci, ecco. Più o meno questo è il tour del sud-est dell'Anatolia. Allora, questo lo potrete raccordare con qualsiasi dei 3 tour proposti. È molto interessante, potrete per esempio tornare a casa costeggiando la costa tra Adana, Mersin, Adalia, eccetera eccetera, oppure passare dal centro, passare dalla Cappadocia ripassare da Tuzgolu e poi proseguire sempre verso ovest. Più o meno questa è l'idea.
Altra domanda fondamentale per il viaggio in Turchia è questa, me lo chiedete in tanti, la tessera HGS per le autostrade. Ho fatto un video dedicato, andatevelo a recuperare, magari sotto ve lo metto in descrizione, è uno dei video più cliccati sul mio canale, credo forse anche l'unico in Italia che parla di autostrade turche, quindi andate a recuperare il video per sapere più o meno quali sono i limiti di velocità, come evitare di prendere qualche multa, perché è un argomento sempre molto importante, e quindi come gestire l'accesso verso le autostrade. Altra domanda fatta dai miei carissimi followers è il periodo di viaggio verso la Turchia, perché purtroppo molti hanno le ferie, chi da aprile, chi agosto, quindi chiaramente questo può influire sul viaggio stesso. Mi sento di dire che andare ad aprile in Turchia può essere, sì, sempre bello andare in Turchia, però se vuoi passare dal centro dell'Anatolia, secondo me ancora trovi un po' di freddino. Di fatto le temperature in Turchia uno può immaginare che siano sempre calde, di fatto non è così, perché le escursioni termiche tra una città e l'altra sono davvero folli. Magari ti ritrovi a un certo punto a 3000 metri e poi magari a 200 metri, e chiaramente questo cambia. Per me il periodo migliore per viaggiare in Turchia è sempre tra maggio e giugno. Però attenzione, è chiaro che più si va verso est e più si trova caldo, soprattutto a sud-est. Nel 2024, quando abbiamo fatto il Kurdistan turco con Emanuela, noi abbiamo trovato tra fine maggio e inizi giugno la temperatura fino a 45 gradi, o forse anche qualcosina di più, ora non mi ricordo, ma abbiamo sofferto veramente tanto il caldo, tanto che abbiamo dovuto saltare una visita archeologica che sapevamo che sarebbe stata sotto il sole, e quindi abbiamo deciso di non farla per evitare di morire sotto il sole. Diciamo che tutti i tour tra aprile e fine giugno possono essere tranquillamente fatti. Io consiglio il tour del Kurdistan e il tour degli sterrati, magari con un eventuale interesse verso il Caucaso, quindi Georgia, Armenia, di farlo tra metà maggio e fine maggio, o tutt'al più fine maggio, inizi giugno, per evitare di trovare temperature veramente soffocanti. Gli altri tour invece io consiglio di farli anche un po' oltre, quindi da fine maggio fino a metà giugno. Il tour essenziale passa al centro dell'Anatolia e non tocca la costa, almeno questa è l'idea. E ti dà modo di trovare comunque forse qualche pioggia, ma quello, raga, la pioggia non la puoi prevedere, ma il caldo sì. Il caldo sicuramente, la temperatura la puoi prevedere basandoti sulle temperature degli anni precedenti. Il tour invece è quello classico, quello che tecnicamente passa più dal mare. È chiaro che quello più avanti lo fai e meglio è, perché magari ti fermi e ti fai anche il bagno da qualche parte, ma non troppo avanti, perché io per esempio sconsiglio di andare in Turchia ad agosto, perché il caldo comunque è potentissimo e rischiate di rovinarvi la vacanza. Ricordiamoci che questi tour, la Turchia in se stesso, per poterla girare bene, devi comunque fare tanti chilometri, quindi da un punto A a un punto B, da un punto di interesse A a un punto di interesse B tra una città e l'altra, rischi di fare veramente un sacco di chilometri, perché ci stanno i chilometri fatti bene, perché le autostrade sono, tra virgolette, comunque ottime, sono anche veloci se vuoi, però sotto il sole ti fa male, quindi il sole sul casco a 500-600 km potrebbe darti fastidio. Avete le ferie d'agosto? Raga, pazienza, maglietta termica, giubbini quelli rinfrescanti, e ogni tot chilometri vi fermate per fare una sosta, per bagnarvi la testa e darvi una sciacquata. Attaccandomi a questo discorso, vi voglio informare che molti hanno avuto, per esempio, mi hanno chiesto: ma la benzina la trovi in Turchia? La benzina la trovi praticamente ovunque. Io non sono mai rimasto con la riserva per più di tot chilometri, perché le stazioni di servizio sono veramente molto molto frequenti, un po' meno verso est, ma comunque molto presenti. Piccola considerazione, io la facevo durante il viaggio di 2 anni fa, dove abbiamo sofferto tanto caldo. Credo che le autostrade turche siano molto democratiche. Il costo del bere, quindi parliamo di acqua, oppure di quelle che ora non mi ricordo come si chiamano, Energade, o insomma quello pezzotto del Gatorade, quindi queste sostanze per aumentare l'apporto idrosalinico costano davvero poco, almeno per le nostre tasche.
quindi con 1 euro, ma anche meno, credo 70 centesimi, 50 centesimi, comunque ti rifocilli. Mentre invece magari nelle autostrade italiane un Gatorade te lo paghi 4 euro, 5 euro e quindi vaffanculo a loro. Prima di andare in Turchia vi consiglio di chiedervi sempre quali sono le vostre aspettative. Sono paesaggistiche? Sono storiche? Naturalistiche? Ecco, in base a quello che vi aspettate dalla Turchia, scegliete per bene quello che può essere il tour. Chiaramente è chiaro che queste 4 proposte sono generaliste e sicuramente in linea di massima come io interpreto il viaggio in Turchia, ma è chiaro che tu puoi mischiare, puoi tagliare, puoi fare anche 2 tour insieme, puoi modulare il tuo viaggio più o meno come vuoi, quello è chiaro. Molti per esempio rischiano di arrivare, che ne so, in Kurdistan turco e non aver visto niente, perché i giorni sono pochi, perché magari avevano delle aspettative diverse di trovare chissà che cosa, quando invece magari sarebbe stato meglio sfruttare quei giorni per vedere qualcos'altro di più tipico. E quindi bisogna, secondo me, ponderare bene quali siano le vostre aspettative. La Turchia è un posto sicuro? Assolutamente io risponderei di sì. Nelle grandi città ci potrebbe essere il quartiere meno agevole o più malfamato, ma questo vale in tutte le città. Personalmente io non ho mai avuto la sensazione di essere in pericolo, eppure io il pericolo, venendo da una città grande, essendo cresciuto in una città grande, so più o meno identificarlo. Poi insomma c'è molta polizia in giro e lasciate stare quelle storie in cui a qualcuno hanno chiesto soldi per strada per evitare le multe. Purtroppo potrebbe capitare in Georgia, potrebbe capitare in Armenia, potrebbe capitare in qualsiasi altra parte del mondo. A me personalmente sono stato tante volte in Turchia, non mi hanno mai chiesto nemmeno una lira, quindi sarò stato fortunato, lì sarò stato simpatico, non credo, però le multe le ho avute, ma perché ho superato i limiti di velocità con tanto di verbale e tanto di fotografia. Outfit femminile, ecco, non deve destare particolari problemi, soprattutto su 3/4 della Turchia. Cioè l'unica parte in cui mi sentirei di dire a una donna di non di coprirsi, ma di stare un po' più coperta è la parte sud-est, perché è la parte ancora più tradizionalista per la parte musulmana, perché ricordiamoci una piccola particolarità del sud-est dell'Anatolia è che c'è la chiesa cristiana lì, siriaco-cristiana chiaramente. Verso il sud-est sono un po' più tradizionalisti, quindi io eviterei la minigonna, ecco. Mi trovavo a Sagliurfa, ho fatto una domanda a un uomo perché c'era un caldo micidiale e ho chiesto: ma come fai a stare con i pantaloni? Io stavo con i pantaloncini, stavo schiattando di caldo e quest'uomo mi ha detto: beh, come noi ci aspettiamo che una donna indossi il pantalone, anche l'uomo per rispetto della donna indossa anch'egli il pantalone. A questo punto qualcuno mi potrebbe chiedere: Daniel, qual è il tuo tour preferito? Ecco, io li preferisco tutti, a parte quello degli sterrati che avete capito io non sono tanto per la quale, ma ha il suo perché. Anche il fatto di scollinare verso est, verso il Caucaso, ha molto senso, perché effettivamente magari a te la storia non interessa, non è una cosa che ti può interessare, ti piace più fare il giro in moto, allora se sei un macinatore di chilometri puoi andare tranquillamente in Georgia e in Armenia. Una parte che mi è piaciuta tanto sicuramente è il Kurdistan turco, perché è particolare, la gente è diversa, l'accoglienza è comunque ottima, ma vivi in dei posti dove non ti sembra neanche di stare in Turchia effettivamente. Dopo che ci sei stato tante volte in Turchia, comunque hai un'idea del turco stesso, delle città, della loro conformazione, e in sud-est tutto questo viene stravolto da usi e costumi diversi e bellissimi, tra le altre cose. La parte che io preferisco della Turchia probabilmente è quella centrale, perché trovi storia, trovi natura, trovi un po' di tutto. Quella che meno preferisco sicuramente è la parte tra Mersine e Antalya. C'è tanto cemento, è bello dal punto di vista turistico perché arriva con l'aereo, arriva in un villaggio turistico e trova questi mega
mega resort spettacolari, sono credetemi, da vedere sono eccezionali, però per noi motociclisti ha poca attrattiva in effetti. Il mare è bello, il mare è bellissimo, quello non c'è ombra di dubbio, però effettivamente hanno cementificato davvero davvero tantissimo. Le possibilità in Turchia sono enormi, considerate che geograficamente la Turchia si presenta come uno stato veramente molto molto grande e molto variegato. Ok, vado in Turchia, ma dove vai? Cosa fai? Cosa vedi? E di certo in 15 giorni non lo puoi girare, neanche in un mese, tra le altre cose. Io sono anni che vado in Turchia e sono sicuro di perdermi sempre qualcosa. Infatti in alcuni posti talvolta ci ripasso proprio per rigodermi, per snocciolarli al meglio. Beh, detto ciò, penso di non avere nient'altro da dire, spero di esservi stato minimamente utile. Se avete ancora delle domande da fare, fatele sotto nei commenti, seguite magari qualche link in descrizione che metterò per spulciare qualche piccolo luogo o qualcosa. Cercherò come sempre di rispondere a tutti, magari nella community se volete parlare tra di voi. Oh, e ogni tanto lasciate un like che male non fa. Credo che possa essere un video particolarmente interessante perché di fatto non mi chiedete mai di altri posti, ma dalla Turchia mi chiedete veramente tanto tanto tanto. Quindi buon viaggio e ricordatevi che, come dico sempre a tutti, la prima volta che vai in Turchia ci ritorni. Ragazzi, buon viaggio!